amici e amiche del segno dell'Acquario, io sono Angela e questo è Exoteric World, è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo lunare motivazionale che vi darà dei suggerimenti e vi aiuterà a trovare la spinta giusta per affrontare il periodo dal 18 febbraio al 3 marzo, dove troveremo la luna piena in Vergine. Vi ricordo che è un'assesa generica, prendete solo ciò che vi risuona di più e se volete potete integrarla col vostro segno lunare. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati e i link per acquistarli. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura. Andiamo ad accendere la nostra luna. Vediamo dal punto di vista astrologico cosa aspettarci, quindi subito dopo la luna nuova in Acquario del 17 noi andiamo a vedere le energie che si muovono dal 18 al 3 marzo, dove troveremo questa bellissima luna piena in Vergine, momento per impegnarsi maggiormente in qualcosa, per mettere ordine, per eliminare il superfluo, per concentrarsi sulle cose importanti, cogliere nuove opportunità, soprattutto riguardo le questioni finanziarie, economiche, lavoro, carriera, quindi le cose pratiche. E potremo ottenere degli ottimi risultati, però dobbiamo essere efficienti, dobbiamo essere prudenti, pazienti, avere comunque un approccio lucido e pragmatico. Di contro ci può essere tanta irritabilità intorno a noi, le persone possono diventare in questo periodo molto più critiche, sospettose, pignole, esigenti e quindi si possono creare delle tensioni, delle incomprensioni e possibili discussioni. E poi occhio anche al desiderio ossessivo di perfezione, di ottenere poi anche tutto e subito, di voler ottenere tutto e subito. Questo può crearci della fretta e non è assolutamente giusta. Partiamo con il primo oracolo per voi dell'Acquario, che indica un po' il punto di partenza, e cioè indicativamente intorno al 18 febbraio come vi trovate, a che punto diciamo della vostra vita o che cosa dovete attenzionare. In questo caso si parla di un possibile cambiamento legato ad alcuni eventi nello specifico, oppure un passaggio di vita importante. A volte si parla proprio di stagioni della vita, quindi può essere un cambiamento di casa, può essere un passaggio importante anche di mansione a livello lavorativo o anche relazionale, o un passaggio naturale anche per quanto riguarda dei cambiamenti a livello fisico che sono da accogliere proprio per poterli gestire al meglio. Il tempo scorre e quindi a livello diciamo naturale in qualche modo ci viene chiesto di vivere in pieno il nostro percorso e quindi di fare tutto con consapevolezza. Sappiamo non essere eterni effettivamente, e allora vuol dire che in questo percorso, in questo periodo, si deve fare un qualcosa di importante. E si parla in qualsiasi ambito, effettivamente è abbastanza generica questa carta, magari alcune cose possono riflettersi maggiormente nella propria vita sentimentale, come vi dicevo, o per il lavoro o a livello personale. Ad esempio ci accorgiamo che ci siamo trascurati a livello fisico di salute, allora abbiamo bisogno di finalmente prenderci cura di noi stessi. Quindi questi sono secondo me degli indizi importanti che vi aprono a questo passaggio di farlo adesso, perché questo è il momento giusto. Scusate, vediamo malinconia lunare che parla di ansia. È normale quando si affronta un passaggio importante avere ansia, avere un senso o di vuoto o di calo di energia, che può essere passeggera assolutamente, e quindi cosa fare? Bisogna attivarsi per uscire da qualche situazione o da qualcosa che ci provoca tristezza, magari facendo qualcosa che ci piace, qualcosa che ci dà gioia, o distrarci o anche aiutare qualcuno, quindi qualsiasi cosa può essere utile effettivamente.
Andiamo a vedere l'altro messaggio che arriva dalla giumenta della notte. Questo è un messaggio molto, molto forte perché, si riconnette un po' a quegli stati d'animo che in qualche modo devono essere gestiti o quelle situazioni che magari, ci creano timore, incertezza, paura di affrontare, qualcosa, e invece non dobbiamo assolutamente averla, ma cercare di superarla a testa alta, ciò che spaventa. A volte può essere una fobia, può essere, il senso di solitudine o di paura di non riuscire a fare qualcosa, paura anche di realizzare a volte i nostri desideri. Quindi questo è un passaggio importante secondo me che vi aiuterà anche a comprendere le origini di un trauma, scusate, di un dolore, di una sofferenza ed effettivamente anche della, paura, dell'incertezza stessa. Quindi ci sono degli indizi, dei suggerimenti, delle cose che vi stanno dicendo che questo è il momento adatto proprio perché essendo luna piena in Vergine, ci aiuta a capire le cose in concretezza, di fare ordine, di arrivare al dunque di certe cose senza, perderci e disperderci, perché abbiamo bisogno di questo, di fare il punto, di arrivare ad agire, concretamente in alcune situazioni, questo lo capirete voi. Procediamo con l'oracolo dello sciamano. Come dico sempre, alcune cose effettivamente possono riflettersi in vari ambiti. Abbiamo già parlato sin dall'inizio che alcune cose possono riguardare la vita privata, salute o denaro, lavoro, vita sentimentale, quindi questo effettivamente in base alle cose che già sono saltate fuori lo capirete voi. Il primo messaggio arriva dalla terra e c'è bisogno di nutrirsi in un certo senso nel radicarsi, nel concentrarsi, nel connettersi col proprio corpo, effettivamente parla di onorare se stessi con rispetto, con consapevolezza, di avere presenza attiva. Se poi parliamo di legami, in questo caso dobbiamo creare un legame intorno a noi, anche con noi stessi, con gli altri, che sia pulito, sincero, chiaro e quindi di lasciare andare le illusioni. Dobbiamo aprirci, questo sì, con fiducia e con speranza. E il mago della pioggia appunto ci sta dicendo che in qualche modo noi abbiamo il potere di farlo, soprattutto di manifestare in modo consapevole e di agire per il nostro bene o per il bene futuro di qualcosa, di qualcuno, anche di un desiderio che volete realizzare. Quindi accettazione di alcune situazioni, di come stanno procedendo, di accettare magari di fare un possibile cambiamento e soprattutto di avere una consapevolezza profonda di se stessi e del proprio ruolo, di riconoscere il nostro valore e quindi di poterlo utilizzare poi al meglio. L'ultimo messaggio arriva da il padrone del tempo. Abbiamo parlato comunque anche del tempo che scorre e che effettivamente in qualche modo dobbiamo assecondare e gestire. Questa ha, a che fare anche con il significato di scegliere il momento, di non rimandare più ciò che conta davvero per voi, di accettare magari la fine, la conclusione di qualcosa come rito di passaggio, di lasciare andare ciò che non vi appartiene più e, di riconoscere le illusioni, di cogliere quei segni e quelle situazioni che si ripetono puntualmente ogni volta. Quindi ritorniamo al fatto proprio di utilizzare il proprio potere per fare questo cambiamento che per voi potrebbe essere epocale, veramente molto molto importante da chiudere
col passato, con alcune situazioni e mettervi veramente in un nuovo inizio di abbondanza e di felicità. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e il settimanale. Alla prossima, vi auguro una buona luna, ciao!